Ciao, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi come ricetta del giorno vi propongo la crostata tiramisù. Prima di lasciarvi alla ricetta vi ricordo che gli ingredienti sono giù nell'info box. Mi sono dimenticata di darvi un'informazione durante la realizzazione del video, ovvero che ho preparato del caffè e l'ho lasciato raffreddare. E adesso vi lascio al video. Nella ciotola dell'impastatrice verso prima la farina, lo zucchero e il burro e faccio partire l'impastatrice fino a quando tutti gli ingredienti diventano sabbiosi, ovvero diventano tipo dei piccoli grumi. Il risultato che si vuole ottenere si vede nella ciotola. Praticamente il risultato è un impasto grumoso. Unisco un uovo intero, faccio ripartire la planetaria. Adesso bisogna attendere che l'impasto si formi. Adesso che l'impasto è pronto, lo trasferisco su un piano di lavoro. Spolvero un po' di farina sul piano di lavoro in questo modo. Prendo l'impasto ottenuto e lo trasferisco sul mio piano di lavoro. Lo lavoro per pochi secondi, giusto per compattare il tutto. In caso di necessità aiutatevi con un po' di farina, se vedete che ancora è un po' umido. Il mio panetto è pronto, ho steso leggermente il panetto di pasta frolla con il matterello, dando una forma leggermente circolare, in modo che si raffreddi allo stesso modo e quando lo andrò a stendere non avrò nessun tipo di problema. Infarino leggermente la superficie della pasta frolla da entrambi i lati, in questo modo. Ho trasferito la mia pasta frolla in una pellicola con cui la avvolgo. La mia pasta frolla va fatta riposare in frigo per 50 minuti, un'ora. Ho preso una teglia per crostate di 22 cm di diametro. L'ho imburrata e l'ho infarinata. Dopo aver fatto queste operazioni la tengo momentaneamente da parte. Sul mio piano di lavoro metto un foglio di carta forno e lo spolvero leggermente di farina. Riprendo la mia pasta frolla dal frigo, elimino la pellicola, la adagio sul foglio di carta forno, polvero la pasta frolla con un po' di farina, copro la mia pasta frolla con un altro foglio di carta forno e con un mattarello inizio a stendere la pasta frolla. La giro sempre di un quarto. In questo modo la mia pasta frolla avrà lo stesso spessore e più o meno la stessa forma. Continuo così fino a quando ho ottenuto la forma della mia teglia. Tolgo la mia carta forno, la mia pasta frolla è pronta. A questo punto non mi rimane altro che trasferire la pasta frolla nella teglia. Prendo la mia teglia, adesso con un colpo secco tolgo la mia carta forno. Faccio in modo che la mia pasta frolla aderisca ai bordi della teglia. Ora con il mattarello schiaccio leggermente dove c'è l'eccesso di pasta frolla sui bordi. In questo modo la pasta frolla in eccesso viene via. Come si può vedere qui mancano i bordi, quindi cosa faccio? Prendo un po' di pasta frolla che è avanzata in precedenza, riprendo la mia teglia e faccio questo lavoro qui. Durante la cottura non si noterà perché diventerà tutto un unico pezzo. La mia pasta frolla è pronta. La faccio riposare in frigo per un'oretta. Ho ripreso la mia pasta frolla dal frigo e con una forchetta faccio dei buchi in questo modo. Dopo aver fatto questa operazione prendo un foglio di carta forno e lo inserisco all'interno della pasta frolla. Poi sopra il foglio di carta forno metto dei pesi. In questo caso io uso dei ceci, ma volendo si può utilizzare anche dei fagioli o altri legumi secchi, oppure in commercio vendono proprio dei pesi adatti a fare la cottura cieca. La pasta frolla va cotta a 165 gradi, forno preriscaldato ventilato per 25. Questa è la crostata una volta uscita dal forno. Giusto il tempo di togliere i ceci e la carta forno e vediamo com'è all'interno.
È così che si presenta la crostata una volta uscita dal forno. A questo punto la rimetto in forno giusto per un altro paio di minuti, per essere sicura che anche il fondo sia cotto alla perfezione. Adesso la faccio raffreddare in teglia e poi la trasferisco su un piatto da portata. Mi dedico alla farcitura. In un contenitore ho messo il mascarpone. Aggiungo lo zucchero a velo e poi con le fruste elettriche inizio a lavorarlo. Aggiungo un po' per volta della panna montata che ho preparato in precedenza. Ne aggiungo un po' per volta e dal basso verso l'alto lo mescolo fino a quando la panna montata non viene assorbita dal mascarpone. Ora che ho preparato la farcia la metto da parte. Ho ripreso la crostata e faccio un primo strato di crema al cioccolato, ce ne vorrà qualche cucchiaio. Con una piccola spatolina ho spalmato la crema alle nocciole. In precedenza ho preparato anche del caffè freddo che ho fatto raffreddare. Adesso prendo un savoiardo e lo bagno leggermente nel caffè. Lo trasferisco nella crostata e continuo così con tutti gli altri savoiardi. Così si presenta una volta che ho terminato di mettere i savoiardi nella crostata e la pongo momentaneamente in frigo per circa 10 minuti. Ho un contenitore alto in cui ho messo un sac à poche. Inserisco la farcia, taglio la punta in questo modo, riprendo la mia crostata, inizio a farcire. Mi sono appena accorta di aver dimenticato di registrare il pezzo dove faccio vedere come finisco di farcire e poi come stendo con una spatolina la farcia. Comunque questo è il risultato finale. Cospargo la crostata tiramisù con del cacao amaro. Adesso la mia crostata tiramisù va fatta riposare in frigo per almeno 2 o 3 ore prima di servirla. Questa è la crostata tiramisù una volta uscita dal frigo, adesso è pronta per essere tagliata e servita. Grazie per aver guardato fino a qui. Se vi fa piacere lasciate un like, un commento e iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie, un bacio.